Aura è con noi, buongiorno Monica. Buongiorno. Iniziamo il suo primo viaggio, spero di almeno 2. 5, 4, 3, 2, 1. Uh. Mi ha fatto un po' ripiombare nel passato perché mi ha mostrato un gioiello che è stato indossato nel festival, adesso non mi ricordo se 2022 o 2023, dalla Ferragni, in cui praticamente ci sono degli anelli d'oro larghi, è una collana, e come ciondolo c'è un lucchetto a Mm. rappresentare il lockdown. Lei si presenta così. Non ce l'ha lei, eh? Si Non ce l'ha presenta addosso lei. la collana, si presenta. Sì. Ok, lei dov'è? È come se effettivamente lo schermo è diviso in due. Una è la collana, nell'altro vedo lei che sta camminando in mezzo a degli arbusti, dei rovi e si sta un po' ferendo mani e gambe. Cosa ci fa lì? Cerca di arrivare al castello? Cerca di districarsi all'interno della vita, eh, delle difficoltà della vita, delle perplessità, dei suoi dubbi. Ti dà l'autorizzazione? Immagini Sì, se dice di no. certamente. Ti immagini se dicesse di no? No, non te la dà, vuole andare. Aura potrebbe impazzire, perché Aura ha desiderato moltissimo questa sessione, ha fatto di tutto ed oggi è qui e le faccio particolari complimenti, i miei particolari complimenti. Perché Monica? Perché, scusami? Che ha voluto così intensamente questa sessione. Per esempio, molti si fanno bloccare dalle entità e non è il momento, quando arriverà il giorno lo sentirò e la mia anima non mi ha parlato e adesso c'è la congiunzione astrale, adesso Saturno contro, adesso sono i giorni pari magari nei giorni dispari e tante belle balle. Lei è andata dritta come un treno, mi ha proposto una serie di cose per superare delle difficoltà. Le abbiamo fatte e ci è arrivata perché con lei le entità non hanno potuto nulla, almeno finché lei non ha deciso. Il nome dell'anima nella PS di Aura è Orchidea e mi fa vedere questa orchidea che praticamente è perenne. È come se fosse da sempre bellissima ed esposta al sole, fin da quando lei praticamente era in grembo. Alle volte lei, ovviamente per mano di altre persone, no? Però alla fine è sempre lei che decide, è come se l'avessero allontanata dal sole, sai che le orchidee hanno bisogno invece no, di ricevere il sole. Mhm. E pertanto ha avuto dei momenti sicuramente di down, dei momenti di disconnessione da sé, ma in questo periodo, da un anno e mezzo tipo a questa parte, io vedo che è come se lei fosse proprio girata verso il sole e ultimamente, negli ultimi tipo 6 mesi di quest'anno, è come se ricevesse ogni singolo raggio di sole. E quindi nulla può contro l'anima che vuole liberarsi, vuole conoscere, espandersi. Come si chiama lo spirito? Mm. Mi viene coriandolo, un po' proprio per come a festeggiare, no? Il carnevale, però proprio anche come a riconoscere che tutto è un carnevale, l'esistenza di tutte le maschere. Quindi è un ottimo binomio, orchidea coriandolo. Perché da un lato la vedo questa orchidea che è bianchissima, c'è questa purezza assoluta, totale,
sembra quasi un giglio questa orchidea. E dall'altra invece c'è il coriandolo che è come se le volesse far vedere il gran carnevale della vita. Progetto di Aura. Oddio, mi viene scemo più scemo. Ok. Cioè, mi dà come l'impressione che lei davvero a volte si trovi davanti a valutare le circostanze storiche, le persone, eccetera, sentendosi a volte anche un po' interdetta e dice: Ma com'è possibile che siamo arrivati a questi livelli? Com'è possibile che la gente non capisca? Com'è possibile talmente tanta stupidità, ottusità, cecità? È ovvio che poi in lei si mescolano sentimenti di perplessità che poi sfociano anche in rabbia, desiderio di ricostituire l'equilibrio e la luce. Però fondamentalmente rimane anche questo senso come se fosse indignata di tanta sciocchezza. Entità eteriche. Mm. Questo pipistrello del secondo universo vorrebbe far di tutto affinché l'orchidea rimanesse al buio e quindi le propone di continuo una grotta buia e pertanto delle circostanze di vita in cui lei possa non essere alla luce. Torniamo alle entità eteriche di Aura. Quindi era il drago, abbiamo detto. Pipistrello, il drago. Pipistrello, il drago. Poi ci sono dei militari che sono anche un po' finanzieri, che un po' fanno questo ruolo del poliziotto e un po' controllano così i pagamenti, le tasse. Mm, 3 DL, basta. Mentali. Mm. Allora, sono particolari perché Aura è veramente una persona avanti ed è molto multidimensionale. La prima, provo a farla capire, si chiama, sembra uno spot pubblicitario e viene fuori con malizia, profumo d'intesa. Mhm. Cosa succede? Che lei è come se fosse stata per anni nel candore, mm? Un po' anche in uno stato naif. Poi a un certo punto è come se in questo film, perché comunque è un film anche quando siamo nel totale candore, sia arrivato questo spot pubblicitario e ha introdotto l'elemento della malizia. mm? Quindi iniziare a provare dei sentimenti e a vedere le cose in maniera diversa. Mm? Però è interessante che questa entità mentale si presenti in questa maniera qua, perché essendo che Aura è molto avanti, ha compreso già molte cose, si presenta proprio come uno spot pubblicitario, a rivelare quella che è l'essenza di questa nostra esistenza, ovvero che è tutto un gioco, che è tutto un film. Come si chiama questa entità mentale? Malizia, profumo d'intesa? Sì. Mm. Livello? 4-5. 5. Poi. Ecco, senti, qua mi viene Oblivium. Oblivium, l'ho detto a un amico ieri, ha fatto Oblivium. Pazzesco, eh? È proprio un gioco folle. Eh, È proprio un gioco folle.
Non è che lo dico Vedi, tutti i e giorni, Aura ce le sta servendo tutti su un piatto sì, d'argento. lo dirò 10 volte in un anno, non è che lo dico tutti i giorni. Ma io ho detto proprio ho fatto la faccia, io ho fatto la mano sulla faccia, Oblivion. Scherzando, ovviamente. Mm. Nel suo caso è come se ci fosse la volontà da parte di questa entità mentale di farle un po' degli scherzetti, nel senso che le fa vedere delle cose che sono un pochino più superficiali e un pochino fuorvianti, ma le fa dimenticare, le nasconde qual è la profonda verità. È come se le calasse un velo, mh, sulla profonda verità della sua essenza divina e quindi la fa perdere in altre quisquiglie. Quindi la fa arrabbiare, la fa anche combattere per determinate cose, che di fatto è come se fossero una sorta di distrazione. Mm. Mm. Dimenticati chi sei. Mm, 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 mm. Livello. Precisamente. Questa qui è un po' la madre, no? Quindi direi 6. E poi c'è l'ultima che è incuria. Mm. C'è un po' di trascuratezza, un po' di negligenza, e lei con estrema sincerità ha ammesso che ci sono parti della sua casa che sono completamente ignorate, utilizzate proprio come una sorta di deposito e non hanno la dignità di una casa, no? Tant'è vero che se ci entri non so, ti devi un po' creare un passaggio per muoverti, no? Quindi è come se proprio lei andasse anche a stoccare, diciamo così, una serie di contenuti profondi dentro di sé, creando, non so come dirti, della pattumiera. Livello. Direi Chiaro. 4. Impianti. Sono delle asce. Allora, la prima ascia è piantata in testa e come se volesse, ma vedo che non ci riesce del tutto, volesse appunto recidere il corpo calloso che va ad unire l'emisfero destro e l'emisfero sinistro, in Mhm. modo che lei si senta o da una parte o dall'altra, non riesca ad integrare le informazioni che derivano dalla parte più, diciamo, razionale, organizzata, obiettiva, terrena, se così vogliamo vedere, e l'altra parte invece decisamente più intuitiva, onirica, psichica proprio. Mhm. Poi l'altra ascia è proprio tac, così infilata sulla gola. Mm. Per cui lei alle volte non riesce a fare, a comunicare tutto quello che ha nel cuore e nella mente. Anche perché quest'ascia intanto è come se recidesse la comunicazione, no? Che c'è tra il cuore e la mente. Mm. E poi rende proprio difficile il creare un discorso che per lei possa essere chiaro e d'impatto, così come, come lo prova dentro di sé. Mm? Non riesce a portare fuori precisamente così come l'ha sentito. E poi però c'è anche uno al pube, perché lì penso che sia proprio attinente a questi conflitti mh,
che non sono definitivi, che non sono totali, ma ci sono col partner e quindi possono anche avere delle ripercussioni nell'intimità. Mm, basta. E poi c'è le dita del piede destro come fasciate, come dolenti, come se sentisse un dolore. Ok, la mannaia, l'accetta di Monica è caduta più volte sulla povera Aura, che però è contenta. Annuisce, si riconosce, è un po' emozionata perché vede che la stanno mettendo poverina a nudo. È un'esperienza, vero? È il cuore che fa pum 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 pum. Bene, apriamo il tendone rosso, entrino i componenti del cinema di Aura. Mamma, 6 fratelli, 4 maschi e 2 femmine. Il figlio è il compagno di praticamente sempre. Sì, ci sono tutti, certo. Stavo guardando, mi aveva incuriosito il compagno, perché è venuto come... aspetta, vediamo se riesco a spiegarlo, no? Ehm, come a portare una ruota con la mano destra e la porta facendola rotolare a terra, solo che non è una ruota, è un anello nuziale. Il figlio come viene? Mm. Ha in testa un cappello da mago. Penso che sia ben avviato. I fratelli 4 più 2 vengono? Beh, però non è l'unico, ad avere in testa il cappello da mago. Io vedo anche una sorella. Quella che vorrebbe fare la sessione? Mm, 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 mm. Sembra un Che? po' da mago, un po' da cuoco. Però, insomma, per intenderci, quello alto. La mamma? La mamma c'è, sì, Ok. però non so come spiegarti. È come se fosse un po' combattuta di non esporre così tante cose, di andarci cauti un attimino piano, andiamo piano. Mhm. Perché sennò cosa pensa la gente? Quello? E che ci potrebbero essere delle ripercussioni, la gente è un po' cattiva, una cosa così. Uno dei grandi nemici della consapevolezza, che sa cosa pensa la gente? Uno dei miei gran me ne fotto, che me ne fotte. La vastità del ca che me ne fotte, eccola. No? Pensa a quello che vuole. Gente che poi tra 50 anni non c'è più e quindi la mia vita si è modificata per quello che pensa della gente che neanche conosco, che tra 50 anni è sottoterra. Mm? Anche no. Monica, è la fiamma il compagno? No, No. È l'anima gemella? sì, 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 certo. Perché si Viene sono di ri... quarto livello. Ok. Perché sono uguali ma cane e gatto allo stesso tempo? Insomma, mi fa vedere come se fossero mare e montagna. Ah, eh, tutte e due molto arricchenti, splendidi, eccetera, però è come se di base, si- non so spiegarti, è come se ognuno difendesse la propria essenza. Ehm, come se ognuno avesse bisogno di tutelare profondamente il modo in cui è, il modo in cui crede, vede la vita. C'è una sorta,
più forse da parte di lui, non so spiegarti, una sorta di orgoglio, di autodifesa, ma nel senso di non perdere se stesso. Sai che non ho capito? Mm. Lui non si vuole staccare da quello che è. Benché lui confrontandosi con Aura si renda conto che poi ci sono dei punti di contatto, è come se però volesse sempre affermare se stesso. Cioè, lì, quando ancora non hai un buon discernimento, ci può essere la paura di perdere l'identità, Mhm. ok? È come se lui fosse in questo. In realtà questo gioco lo sta facendo in parte anche Aura, come se lei difendesse la propria identità, lui difendesse la propria identità. Questo è un gioco di terza dimensione. Va bene, Monica, vibrazione un po' in ritardo di Aura, ad inizio sessione, però non adesso. Inizio era, l'avevo visto mentre parlava, 9 miliardi. Consapevolezza, Eh, 156, PS, viene 47. vite, 2021, cervello, 9,8, suscettibilità ipnotica, viene 50, 3D, 35, e vivacità animica. 98. Beh, sono valori ottimi, più che ottimi se consideriamo che è la prima sessione. Siamo nelle super sportive qua, quelle belle auto alte 50 centimetri, non di più, che si guidano sdraiati, che io non so guidare ovviamente, anche perché chi l'ha mai vista? Altro che scemo e più scemo, mica scema Aura. Mica scema Aura, hai visto? Bene, portale aureo subito, così sbrighiamo un po' di questioni. Tutti morti per Cinivac, il papà e, ahimè, due fratelli. E la nonna paterna, la nonna strega. Partiamo dai Cinivac. Questo lavoro l'abbiamo già fatto, di chiamarli, molti sono già andati, ma sono passati dei mesi, forse anche degli anni dall'ultima volta. Mm. E vengono tanti bambini, bambini ragazzini. Sì. Ehm, che vedono in Aura anche un po' come se fosse una di quelle maestre molto amorevoli. Ehm, si sentono come accarezzati, coccolati. È Vanno? come se, sì, attrae di più questi ragazzini che vedo, gli adulti ne vedo meno. Dammi un numero. A me viene 888. Mila? Milioni? No, viene 8888. Ok. Papà, Mm. Credo che quell'impianto che ho visto al piede destro fasciato è proprio legato al papà.
questa perdita qui è come se fosse rimasta proprio un po' nel corpo di Aura, come se proprio no, cioè il piede è veramente essenziale, le dita del piede sono proprio essenziali per camminare, per sentirsi sicuri, no? Come arriva lui? Con un salame. Come o con? Non ho capito. Con Mm. In un mano? salame. Sì. Tagliato? Integro? No, adesso è intero. Mano? Lo sta portando così tra le due mani. Adesso io non so se era un'usanza di famiglia, magari mangiavano il salame. Sì, sì. Sai, era un momento anche di convivialità, quindi un ricordo che unisce la famiglia, molto numerosa tra l'altro. Cosa vuole dire ad Aura? Mm, come se fosse con una tazza di tè di porcellana carina con delle rose. Penso che sia un legame proprio anche di generazioni indietro. Non so se lui ci teneva magari a questi oggetti che appartengono alla famiglia di generazioni passate, no? Ehm, che in effetti sì, sembra un oggetto dell'Ottocento proprio. È come se gli dicesse non perdere il legame col tuo passato, è prezioso. Mi fa sentire come un tè alle rose, un qualcosa ecco proprio di altri tempi, fatto con cura e allo stesso tempo magico. E alla moglie? Aspetta, c'è una treccia che li collega. Mi fa vedere come se la moglie avesse questa lunga treccia e lui tiene il finale della treccia. Forse si sono conosciuti che erano molto giovani, per cui lei aveva, sai, addirittura questa capigliatura un po' fanciullesca, diciamo, no? Quindi, come dire, legati da sempre, per sempre, in un certo senso. Poi però mi fa vedere una di queste asce che abbiamo visto già con Aura, tipo come se a un certo punto recide questo legame, questa treccia. Arriva un'ascia e fa così. I fratelli come li vedi? Ecco, potrebbe essere dovuto questa rottura alla morte di questo, l'altro fratello, diciamo. Mhm. Il primo, Eh, ma uno è morto piccolo, piccolo, giusto? primogenito. E la, Mhm. adesso non so dirti, quello che però invece ce n'è uno morto un po' più grande, Il perché è secondo, sì. come se quella avesse prodotto un dolore che crea anche uno sfaldamento, no, tra i genitori. Ecco, mi viene una cosa del genere. Ehm, ecco. La nonna paterna, la strega. Un po' più scura in effetti, no? Allora, diciamo che aveva scelto anche di praticare una magia anche più legata alle tenebre, mm? Ma non sempre, non costantemente, però anche. Quindi basandosi anche su dei rituali, diciamo così, generazionali, di paese,
che fanno leva a volte anche su delle forze oscure, perché a seconda del tipo di obiettivo perseguito, in certi correnti di magia si ritiene che si debba farsi aiutare anche da determinati, chiamiamoli demoni. Mm. Va nel portale aureo la nonna? Sì, perché ormai è una cosa che ha compreso, che ha elaborato. Ci sa spiegare prima di andare perché in vita la paragonano, Aura la paragonano a lei? Perché Aura ha anche una connessione con qualcosa di oscuro e infatti Aura ha nel passato fatto delle predizioni che la potrebbero anche un po' avvicinare a quella che era Cassandra, ok? Che prevedeva la morte, le sventure, cose del genere. Quindi vedendo questa componente noir c'è questa associazione. E va bene, salutiamo tutti i disincarnati. Se vorrai poi andare avanti con il tuo percorso, Aura, magari possiamo richiamarne alcuni, fare delle domande, ma io sono più intenzionato a lavorare su di te, perché appunto noi diamo questa possibilità, ma poi ci si può perdere, chiaramente, sul fratello, il primo, il secondo, il terzo, e così via. Vanno tutti? Vanno, mi dici se è così? Sì, il papà lascia la treccia eterica, diciamo così, che lo collega alla moglie. È come se risanasse questa treccia, mi fa vedere che non c'è più il colpo d'ascia e quindi sì, vanno tutti quanti, sì, sì, sì. E lo chiudiamo. Monica, Posso dirti solo una Mm? cosa? Mm? Ho visto che entrambi i fratelli hanno baciato l'orchidea. Ma l'orchidea è bianca? Sì, sì, sì. La causa esoterica dell'8 nella vita di Aura. Aura è la figlio numero 8, più tutta una serie di conseguenze, di coincidenze, scusa. Sì, l'otto abbiamo visto diverse volte proprio la forma di questa matrix in cui siamo inseriti. E lei effettivamente è qui per riuscire a sperimentare e a vedere questa matrix da svariati punti di vista. Abbiamo detto che questo 8 si crea partendo inizialmente da un cerchio. Poi dobbiamo immaginare proprio come se noi avessimo a che fare con un elastico, andiamo a creare una torsione per generare dal cerchio un 8. Per cui risultano come in maniera fittizia separati due cerchi più piccoli, dove un cerchio racchiude, adesso in maniera molto semplicistica, un cerchio racchiude il mondo materiale e l'altro cerchio racchiude il mondo invisibile che sicuramente è anche molto variegato. Però di fatto è come se il mondo materiale non potesse vedere il mondo invisibile ed il mondo materiale, in quanto è stato ritorto, diciamo così, è proprio immerso in una sorta di ribaltamento. Mm. Eh, Assurdità, paradossi, eccetera, eccetera. E lei appunto ha questa possibilità in questa sua esistenza, in cui ricorrono gli 8, di vedere la Matrix sia nel visibile che nell'invisibile. Causa esoterica dell'essere paragonata alla nonna, ma più o meno l'abbiamo già detto. Sì, sì, sì. Lei ha delle caratteristiche simili. Causa esoterica dell'essere una mezza Cassandra. Allora, in realtà lei ha sia l'aspetto di luce che l'aspetto di ombra per quanto riguarda le facoltà psichiche, però c'è da dire che queste sue facoltà psichiche sono sempre state viste anche con una certa paura, un certo timore, un volerle nascondere. La madre appunto aveva anche paura, no?
questa cosa potesse avere delle brutte conseguenze. E la stessa cosa anche il fratello, che sembra metterle i bastoni fra le ruote, in realtà ha molta paura dell'espressione, no? Diciamo così, più forte, più animica di Aura, e per cui hanno cercato tutti, diciamo così, di reprimerla un po'. Allora che cosa succede purtroppo? Che quando, come tutte le cose, quando vengono represse viene più che altro fuori l'aspetto un po' più oscuro. Quindi questo è quello che è accaduto a lei. Autosabotaggio. Questo proprio è l'ingrediente essenziale della terza dimensione. Noi siamo venuti qua per metterci da soli i bastoni fra le ruote e poi toglierci il bastone. Vederlo che stiamo mettendoci il bastone fra le ruote e toglierlo, esattamente quello che sta facendo Aura, perché in certi settori lei lo vede. Cavolo, ma mi sto intralciando da sola. Aspetta che riesca a trovare la strategia per toglierlo il bastone dalle mie ruote e quindi procedere. Cassetta, audiocassetta. E nella natura sta registrando, entra una conversazione in una lingua che lei non conosce, tra delle cose. Lei la riascolta, la riascolta, la riascolta, poi la porta a casa, il fratello gliela requisisce e dopo anni, perché non sono cose per lei, e dopo anni le dice, ho scoperto che era un dialogo registrato tra un fiore, un serpente e non so, non si ricorda più, Aura. Chi era il Mm. terzo, Monica? Però a me viene l'acqua, fiore serpente acqua. Ehm, Però probabilmente l'acqua era il veicolo. Mezzo. Allora, sì, perché in quel momento lei, secondo me, stava avendo una specie di, non so come spiegarti, chiamiamola tentazione, interferenza, invasione, dove in effetti lei era un po' il fiore, ricordiamolo ancora, no? Lei è orchidea, come nome della PS. E c'era appunto questo tentativo da parte di questo rettile, adesso abbiamo visto per esempio che è un drago, no? In quel momento appunto era un serpente, sempre rettile era, come dire, di corruzione, che poi, ripetiamo, il gioco è questo, ok? Di corrompere la purezza per riuscire a comprendere come è fatto questo gioco di corruzione e ritornare alla purezza. E quindi era proprio come questa interferenza serpente che cercava, diciamo così, di avere accesso a Aura. E infatti si interrompe la musica e inizia questo linguaggio del serpente. Mhm. Io penso che quando lei è riuscita ad ascoltarla ha sentito un qualcosa un po' di inquietante, ma di inquietante, come dirti, non quell'inquietante, wow, che cosa meravigliosa, inquietante di nuovo e di insinuante. Mm. Ok? Quindi in realtà il fratello, quando l'ha portata, e l'ha portata, tipo, io vedo che l'ha portata ad un uomo, l'ha portata ad un uomo che deve essere una specie di mago, mm? Ehm, che ha visto correttamente questo tipo di dialogo. Ok. Perché è successo ad Aura? Nel senso, un discorso del genere non è facile che succeda a tutti, no? Sì, ad Aura sono successe tantissime cose, fin da che era piccolissima. Per me, fin da quando era nel grembo, però è ovvio che quelle sono più difficili da ricordare, no? Però in effetti già quando era molto piccola, che era all'asilo, lei, ma anche il padre, si ricordano di vite precedenti, di connessioni, eccetera. È proprio una predisposizione. Queste anime, lei, il padre, ma anche la nonna, che hanno comunque connessioni più profonde con la Matrix, hanno scelto proprio di creare una famiglia.
però allo stesso tempo ci sono anche alcuni elementi della famiglia, la madre, il fratello, che provano per quanto è possibile a proteggere e a circoscrivere determinate facoltà che potrebbero venire malintese dagli altri e diventare appunto oggetto di stigma, di problemi di ogni genere e tipo. Però lei dà sempre a queste facoltà che emergono. Il punto qual è? Che un po' perché sono state represse per poterla difendere, un po' che non avendo nessuno con cui confrontarsi non le sa gestire tanto bene. Per cui lei ne ha anche un po' paura, anche perché poi gliel'hanno insegnato ad aver paura di queste cose. Quindi che cosa succede? Che quando lei, per esempio, si lascia andare alle sue meditazioni, ai suoi viaggi, il timore è quello di non ritornare completamente. Quindi il suggerimento è ora che ha un livello di consapevolezza diverso, ora che è adulta, lei può fare la sua connessione con se stessa non da sola, sdraiata, ad occhi chiusi al buio, ma in mezzo alla natura, sicché sarà supportata e lo deve chiedere dalle forze benevole. Esplicitarlo, perché in realtà nella natura non esistono solo forze benevole. Mhm. Mm. Va bene, veniamo all'ultimo punto di Aura, che io introdurrei con il film del 2005 V per Vendetta. Prima nell'esposizione dei punti qualcuno dei tre ha detto cadano le maschere, no? Quindi questa maschera, questo salvatore, questo denunciatore del sistema, di tutto quello che non va bene, eccetera, eccetera. Natalie Portman, tanti attori, la televisione, i dittatori, visione distopica di un futuro. Molti ci si sono identificati e c'è un gruppo che lotta contro tutta l'ingiustizia, dai Cinivac alle varie agende 2025, 2030, 2040, con un simbolo che si rifà, che ovviamente non ripeto, che si rifà a questo film e che si rifà anche a una ferita nella carne, no? C'è del rosso, ci sono come dei tagli. Monica, Mentre si... tu parli, io vedo Mhm, un pescatore che sta in alto, che cala una lenza, un amo, e a quest'amo abboccano tanti pesci. Ok? mhm, mhm, Quindi vengono ovviamente feriti, no, dall'amo. Questi pesci sono assolutamente in buona fede, mhm. Chi è il la capo maggior di questo parte. gruppo? È Che di questo no, gruppo, è uno dell'elite. quindi è un Bene. antisistema nel sistema, cioè scusa, è un sistema nell'antisistema. Ma loro non lo sanno, chi aderisce, no, non lo sa Come si che chiama? in realtà allora mi appare un drago e si chiama allora adesso come si fa a dire questa cosa? A me viene New World Order. Ok, quindi proprio quello che combattono. E Poi c'è purtroppo questa questi bella W doppia, giochi no? Nel New accadono. World Order, quella bella W doppia. Mm, Lo fanno. È un modo per dissimulare, per nascondersi, per insinuarsi e far abboccare tanti pesci inconsapevolmente. Infatti l'obiettivo che loro ottengono qual è? Che alla fine le persone rimangano sulle basse frequenze, cazzate che nere. Sì. sì, arrabbiatissime. Con questo loro dicono noi agiamo in un'ottica di verità e di non violenza, però queste rimangono più parole, perché lo stato d'animo che in realtà viene accresciuto è proprio l'opposto.
C'è un forte senso di ingiustizia subita. E quindi naturalmente, no, quando ti senti vittima di un'ingiustizia c'è tanta rabbia. Quindi comunque c'è un inespresso desiderio di vendetta. Però tutto questo è stato architettato in maniera ovviamente molto furba. E qua mi ricollego anche alla sua entità mentale malizia, perché nella sua vita deve entrare questa componente qui, ok? Affinché lei, con i suoi occhi saggi, sappia penetrare tutti questi giochi astuti e non caderci dentro. Un'altra trappola, fingendo invece che sia un movimento di liberazione. Ora, noi non è che dobbiamo accettare tutto questo, perché è vero che siamo in un gioco, però non è che dobbiamo dargliela vinta, questo no. Mhm. Però bisogna stare attenti a non usare le armi che loro ci danno in braccio, che loro stanno facendo questo, come se ci stessero in eterico dando un fucile in mano. Così poi noi alla fine lo punteremo contro di noi. Mhm. Bene, questa sarà una piccola indagine e sarà il video uguale ma con due titoli diversi. Stavo aspettando da un po' l'occasione per fare questa creazione. Creiamo una cosa nuova. Monica, pronta? Sì. Non un ad eternum normale, con cui sanciamo il fatto che sì, l'abbiamo creato noi, l'abbiamo avuto noi, l'abbiamo esperito, adesso andiamo avanti. Ma un qualcosa di più, con il cuore, un cor eternum. Cosa vedi? Vedo proprio dei zampilli energetici, in questo caso nel tuo cuore perché l'hai proposto. Quindi vedo proprio il campo torico, che è fatto come se fosse una fontana, con questi zampilli molto ampi. Adesso i tuoi sono proprio bianco fluorescente. I tuoi, Monica? Rosa. Sì, sì. Ne metto uno sulla N, sulla W e sulla O. Sì. Alla fine, se non ci fosse il New World Order, sarebbe noia. Quindi in qualche modo ringraziamo anche noi che abbiamo il cattivo cattivo nella storia gioco. Ringraziamo, si fa per dire. Cor Eternum. Che batte eternamente su queste creazioni. E la terra batte con lui. E i cuori di chi lo vogliono creare battono all'unisono. Ora è 4D. Cosa vedi? Sento il ritmo dell'amore e del coraggio, come se la musica si fosse espansa, le note non fossero più 7, ma 14.
Mhm. E che cosa cambia questa creazione nell'assetto analizzato? Il gruppo di lotta non violenta, le tre Come se si letterine. sciogliesse, inizia a sciogliersi questo simbolo, questo loro logo, inizia a sciogliersi, però sciogliendosi non cola sangue come potrebbe intuitivamente essere. È come se colasse invece un'essenza di rosa. Ok, Core Eternum a tutti, ai tunnel di luce a tutti, al drago del New World Order. Che succede? È arrivato sottoterra, Chi? questa ad Eternum. Sono cadute le maschere. Le maschere e gli strati cadono. Mhm. E tutto è rosa, colore del cuore, e il cuore sostiene ogni vera azione. È coraggio che è agire con il cuore. Bene, Monica, andiamo a chiudere con Aura. Cluster, la nostra Cassandra. Vediamo cosa fa. Mm. Appaiono dei cassetti un po' disordinati, qua e là. Alcuni non si riescono neanche a chiudere, perché c'è tanta roba dentro alla rinfusa. Quindi sì, ci sono questi cassetti qui che rappresentano i suoi contratti. Mhm. Li toglie e crea un Core Eternum. Un Core Eternum che nel suo caso è verde, ed è verde fatto di tanti elementi della natura. Vedo delle felci, ci sono anche delle margherite, ci sono anche dei sassi, del miele, Mhm. e questo è il suo Core Eternum. Avatar. Mm. Una sega, è rimasta una sega, come se le volesse proprio, sai, segare le gambe, segare i suoi progetti, eh, tagliare comunque, no? Quelli che sono i suoi intenti. Lei sente proprio il bisogno e la spinta all'unità. Non vuole più questa separazione, né dentro né fuori sé. Quindi butta via questa sega. Butta via nel portale definitivo e di nuovo fa questo Core Eternum, eh, che è molto dolce. Lo potresti anche assaggiare ed è dolce, sa di fiori, zuccherino proprio come il nettare dei fiori. Nuova vibrazione.
8,80. 180? 8,80. 880. Facciamo 888. Mm? Mhm. Lo fa? Certo. Consapevolezza. 175. PS. 52. Vite. 1814. Cervello. 10,8. Suscettibilità ipnotica. 65. 3D. 20, 21, 22. Benissimo. E vivacità animica. 100. Messaggio e previsione di Cassandra Aura alla Cassandra Aura se stessa. Ho squarciato non un velo, ma un telo pesante. E lo sto facendo con gioia. Sto vestendo Cassandra con abiti luminosi. Capisco come luce e buio convivono in questo gioco. Non temo l'uno, non respingo l'altro. Sono un giocoliere che mi fa vedere che gioca con le sue palle in perfetto equilibrio. Come la vedi? Divertita, la vedo proprio in questo momento molto creatrice, come se chiudesse gli occhi, li apre e c'è un castello. Poi di nuovo chiude gli occhi, li riapre e ha come creato una siepe fiorita, molto variegata. Il figlio la guarda e vedo che fa altrettanto insieme a lei, come ad aggiungere dei particolari nelle creazioni. Bellissima sessione, brava Aura, che l'hai desiderata così tanto ed è venuto fuori un piccolo capolavoro. Grazie Monica, sei pronta a tornare? Grazie a te sempre.